Quando vediamo qualcosa di male o speriamo che qualcosa ci vada bene, di solito usiamo fare le corna. Da dove proviene questo gesto? Dalle corna degli animali. Vedendo le loro corna ci rendiamo conto che sono forti e in grado di difendersi da soli, per cui imitando le corna potremmo essere anche noi in grado di difenderci da soli. Inoltre un tempo le donne romane indossavano degli anelli amuleto nell'indice e uno nel mignolo per allontanare la sventura. Noi usiamo fare le corna verso il basso, se sono verso l'alto avrebbero un altro significato, tradimento. Ma è diverso in Oriente. Tra tante statue di Buddha ce n'è una dal nome Karana Mudra che con le gambe incrociate tiene le corna verso l'alto. Non per esprimere tradimento, ma per scacciare la sfortuna. Interessante questa differenza. Anche la scala è segno di sfortuna per chi ci passa sotto, meglio fare un giro. Per quale motivo? Nei tempi lontani la scala appoggiata al muro o la scala aperta formava un triangolo che è il simbolo della Sacra Trinità Divina. Per cui passare sotto sembrava un'intromissione nello spazio sacro e dunque un'azione irrispettosa. Quindi era come sfidare e insultare gli dei, con la conseguenza di ricevere maledizioni e punizioni dagli dei, inclusa la sventura. Ma in realtà il motivo sarebbe associato al fatto che è meglio evitare di passare sotto e fare un giro. Perché può capitare che l'operaio al lavoro possa far cadere degli arnesi che diventerebbero pericolosi o letali per la vita. Quindi chi se ne frega e passa lo stesso sotto la scala è come se volesse richiamare a sé la sfortuna. Un altro possibile motivo attinente a questa superstizione può riferirsi al Medioevo durante le guerre per assediare i castelli. Per poter scavalcare le mura i soldati usavano la scala ed era pericoloso perché chi voleva difendere il castello poteva gettare giù l'olio bollente o altri modi. Mettendo a rischio la vita di chi si trovava giù a salire o a tenere le scale. Per questo si dice di non stare mai vicino alle scale essendo pericolose e segno di sfortuna. Quando l'olio cade a terra o viene rovesciato è subito sfortuna in famiglia. Perché si pensa questo? Una volta l'olio costava tanto ed era prezioso. Le persone schiacciavano tante olive in modo da estrarre l'olio ma ne ricavavano poco, per cui era sacro. Perderne un po' equivaleva a uno spreco. Per scongiurare la sventura basta spargere sopra il sale. Ormai tutti sanno bene che rovesciare il sale non va bene, e come si fa ad annullare il sortilegio? Si getta un pizzico di sale dietro la spalla sinistra. Per quale motivo si pensa che porti sfortuna? È collegato al fatto che i soldati romani non venivano pagati con denaro ma con il sale, perché era una merce rara. Da qui il nome salario, sinonimo di stipendio. Dunque se cadeva il sale i soldati perdevano il guadagno per il periodo di lavoro svolto. In più il sale era prezioso ed era utile per la lunga conservazione degli alimenti. Era pratico anche nel campo medico e curativo, quindi se si faceva cadere il sale era un vero peccato. In più porta sfortuna anche perché se il sale cade a terra chi ci passa sopra può scivolare e cadere rovinosamente per via dei minuscoli sferoidi tipici del sale. Sappiamo che i numeri 13 e 17 sono segni di sfortuna. Ma venerdì 17 è un giorno sfortunato solo per noi in Italia. Invece l'Inghilterra ha diffuso la superstizione del giorno sfortunato che è venerdì 13. Ad esempio in Francia nelle vie di casa non esiste il numero civico 13. In America i piani dei palazzi sono assegnati al 12 saltando poi al 14. Non c'è il 13. Ce ne sono tanti così. La storia risale a una leggenda della Norvegia. A un banchetto vennero invitati 12 dei.
Il dio del male Loki, pieno di rancore, si infiltrò alla festa facendo salire così il numero degli invitati a 13. Il dio adorato da tutti Boldar venne coinvolto nella lotta contro Loki, nella quale morì rendendo vincitore Loki. Da allora per questo si dice che il numero 13 porti male. Qui c'è un collegamento anche con il cristianesimo. Nell'ultima cena di Gesù Cristo erano presenti 12 persone, in più vi era anche Giuda il traditore. Diventano così 13 le persone presenti e l'indomani infatti Gesù muore crocifisso. Ci sono altre piccole storie che ho trovato ma non so se siano vere. Una riguarda Adamo ed Eva. Quando Eva ha dato la mela ad Adamo era giorno venerdì 13. Il diluvio universale che ha coinvolto l'arca di Noè quando è successo. Era venerdì 13. Inoltre quando Gesù è stato crocifisso, che giorno era? Venerdì 13. La leggenda di cui ho parlato prima appartiene alla Norvegia, ma ne esiste un'altra. Cosa dice? Una dea che si chiamava Frigga era la dea dell'amore e il suo nome in lingua scandinava significa venerdì. Quando le tribù norvegesi e germaniche si convertirono al cristianesimo, Frigga non viene più vista come una dea ma come una strega e la fecero esiliare in montagna. Da allora le persone credevano che ogni venerdì Frigga insieme ad altre 11 streghe e al diavolo, in totale 13 persone, si radunassero per preparare vendette contro il popolo. C'è un'altra storia romana che ha ragioni militari. Durante le battaglie vi erano le legioni 17, 18 e 19 che vennero sterminate. I soldati vennero sepolti e sulla lapide di chi faceva parte della legione 17 c'era scritto il numero romano XX, V, I, I. Anagramma di V, X, I. Che in lingua latina significa sono morto. L'America è vasta e non tutti gli stati pensano allo stesso modo. Alcuni sostengono che il numero 13 sia sfortunato, altri invece che sia fortunato. Ad esempio sul retro della banconota da $1 è raffigurata una piramide con 13 scalini. Il simbolo del Nord America è un'aquila che in un artiglio tiene un ulivo con 13 foglie e 13 frutti. Nell'altro artiglio afferra 13 frecce, in più la bandiera presidenziale contiene 13 stelle. Il numero 17 per i napoletani significa sventura, disgrazia. In tutto ciò è chiaro il messaggio. Quale? Le persone vengono facilmente influenzate e tramandare queste credenze sulla sfortuna è una manipolazione mentale. Come un lavaggio del cervello. Ciò significa che le persone credulone ci credono subito senza prima approfondire. Per cui non sono ben completamente informate.